Creare una chiave primaria di tipologia testuale equivale a buttare giù le prestazioni del server. Poi faremo del server di BMS, poi faremo un discorso proprio totalmente a parte quando andremo avanti. Bene, l'idea è quella che, soprattutto quando andremo a lavorare con le relazioni, quello che la primary key non sarà mai, ok, un campo alfanumerico. Poiché quando dobbiamo effettuare delle ricerche, ok, verranno comparati tutti quanti i campi uno ad uno ed è un dispendio di energie pazzesco per il nostro DBMS. E allora a questo punto guardate che cosa facciamo. Preserviamo la unique per essere direttamente corrispondenti con quello che è il diagramma che abbiamo a disposizione, però oltre a questo, in maniera automatica per noi, definiamo una nuova chiave che è l'identificativo univoco. Molti di voi l'avranno visto già come ID. Però passatemi che tutte le volte che effettuo la creazione di una chiave primaria di una chiave primaria numerica, utilizzo, guardate, il nome della tabella, quindi studente ID con la ID grande, e dopo capirete per quale motivo quando andremo a lavorare con le relazioni. Guardate cosa succede. In pratica lo studente ID sarà una chiave di tipologia integer, ok? Per quale motivo? Perché vogliamo che questo sia un numero che ogni volta che vado ad inserire il contenuto della mia riga, quindi tramite nome, cognome, matricola, codice fiscale, email e telefono, fondamentalmente venga inserito in automatico un numero progressivo. Bene, ovviamente che cosa faccio? Studente ID è un integer che sarà una primary key, proprio per quello che abbiamo detto fino ad ora, la primary key sarà un numero per permetterci delle ricerche veloci dentro al DBMS, e allora a questo punto cosa succede? Gli vado a dare un auto increment. Cosa significa questa definizione qui? Auto increment è l'equivalente di dare delle direttive fondamentalmente implicite al sistema, che diventeranno implicite quando il DDL sarà operativo, per cui ogni volta che effettua un'operazione di inserimento, lui, lo studente ID, genererà ovviamente un campo di tipologia intera autoincrementale e questo diventerà la mia primary key. Ok? Guardate, a supporto di ciò che cosa faccio? Vado ad eseguire tutto quanto il mio statement, vado ad aggiornare i miei database, questo qui è il 3, e sulle tabella studente, guardate, io ho matricola e codice fiscale che sono dei campi univoci perché sono in grassetto, e lo studente ID è una primary key autoincrementale. Capito qual è la situazione? Ma quindi come funziona questa struttura? Guardate, vi do un accenno di DML. DML è il Data Manipulation Language. Allora, a questo punto che cosa è il linguaggio di manipolazione dei dati? Vediamo soltanto una tipologia di elemento. Proviamo a fare un inserimento. Insert into, inserisci dove? All'interno di studente, ok? Su quali campi? Nome, cognome, matricola, codice fiscale, scusatemi, code fis, virgola, email e poi telefono. Anzi, il telefono... sì, telefono. Values, guardate, prova ad inserire qualche dato, un paio di dati. Allora, il nome è Giovanni, pace, virgola, la matricola AB1234, poi il codice fiscale PCAGNN, virgola, l'email è jo@pace.com e poi il telefono gli mettiamo è di tipologia carattere più 39.123. Allora a questo punto cosa succede? Vado ad inserire un altro elemento, non vi preoccupate, faremo una lezione proprio totalmente a parte per quanto riguarda l'inserimento di queste caratteristiche. Abbiamo Mario, virgola, Rossi, virgola, AB1235 perché non deve essere uguale, deve essere univoco, mrrss, virgola, mario@rossi.com e poi guardate voglio mettere null al numero di telefono semplicemente perché se ci fate caso qui deve esserci una corrispondenza, ma se di Mario Rossi non ce l'ho effettivamente questo campo può essere null e quindi io gli specifico direttamente null. Provo ad eseguire questa operazione. Ok, lui mi dice che è stata, vedete, 2 rows affected, ok? Quindi sono stati inseriti 2 record. E a questo punto proviamo a fare un po' di QL, ovvero il query
language, attenzione, querying language perché è un linguaggio di interrogazione, select star, facciamo una proiezione su tutte le colonne, from studente. Come si legge questo? Seleziona tutte le colonne dalla tabella studente. Capite che il SQL è molto facile da leggere. Vado ad eseguire, se ci fate caso, mi dispiace, qui posso, va bene, ve lo zoom in editing, guardate, se ci fate caso, lo studente ID è un campo che è stato automaticamente popolato, ok? E quindi fondamentalmente cosa succede? Questa tipologia di elemento ci permette di utilizzare, poi vedremo successivamente, questa tipologia di chiave univoca autoassegnata per effettuare operazioni di manipolazione del dato oppure per creare delle relazioni. Quindi ogni singola tabella d'ora in poi, ok, manterrà sempre e soltanto una chiave univoca come identificativo principale, quindi come primary key. Attenzione, c'è da dire che all'interno di una tabella deve essere definita una sola primary key. Le altre possono essere tutte univoche, come vedete in questo caso, ma la primary key è sempre una sola.